Oggi parliamo del vino in barca. Per la precisione andiamo a vedere come si fa a mantenere nella maniera giusta il vino in barca, perché non è una cosa facile, la barca non è proprio il luogo ideale per tenere il vino, ma d'altra parte però una crociera, per chi apprezza il vino, una crociera senza vino è veramente una cosa triste, per cui bisogna trovare il modo di mettere d'accordo vino e barca e in questo video lo andremo a vedere. Seguitemi. Siamo a Marina San Vincenzo, nell'Alta Toscana, a bordo di un Dufour 48 Catamarans. Siamo venuti qua per parlare di vino. Questa è la prima puntata di una nuova serie, una serie che si chiama Il vino in barca. E qui vi parleremo, vi toglieremo tutta una serie di curiosità che hanno appunto a che vedere con il vino e lo faremo dal punto di vista di noi velisti. L'oggetto della prima puntata, l'argomento della prima puntata è come mantenere il vino in barca. La barca chiaramente non è il luogo ideale per avere il vino a bordo, la barca ha un'escursione termica molto forte tra il giorno e la notte ed è un mezzo che si muove, rolla, beccheggia, il catamarano un po' di meno, i monoscafi un po' di più, ma comunque c'è un certo movimento, per cui sicuramente non è il luogo ideale per tenere il vino. Per cui se noi vogliamo avere del vino a bordo e se siete degli amanti della rada, del calice di vino la sera al tramonto, è una cosa che sicuramente vorrete fare, dobbiamo usare alcune accortezze e in questo video appunto vi diremo cosa fare, come poter mantenere al meglio il vino in barca. Per fare questo avrò con me un ospite che mi seguirà per tutta la serie di questi video ed è un ospite molto qualificato che vi presenterò tra 2 minuti. Prima però vi voglio presentare la barca. Siamo ospiti della Marina Yacht Sail, che è la società importatrice di queste imbarcazioni in Italia. Loro importano anche dei monoscafi Bavaria, uno dei marchi più conosciuti che noi abbiamo nel mondo dei monoscafi. Questa è una barca disegnata da Umberto Felce, una delle poche barche disegnate da un italiano e sinceramente si vede, perché se voi vedete solitamente i catamarani sono un po' massicci, poco eleganti, beh questo tra tutti i catamarani è uno dei più eleganti, proprio perché Felce ha usato alcune accortezze che hanno reso la sua silhouette più filante, più elegante. L'esemplare su cui ci troviamo adesso è un esemplare dedicato al charter, perché la Marina Yacht Sales è anche una società di charter, Marina Yacht Charter, e hanno nella loro flotta 9 di queste barche divise su 3 basi. Loro hanno una base a Marina d'Arechi per fare la costiera amalfitana e il Cilento, qui a San Vincenzo che sta proprio davanti all'isola d'Elba e un'altra base nella bellissima Sardegna. Detto questo, vado a introdurvi il mio ospite e vi presento Floriana Bertelli. Ciao Floriana. Maurizio, evviva, sono contenta di essere qua con voi, grazie dell'invito. Grazie mille Floriana. Floriana è una giornalista, molti di voi la ricorderanno perché per tantissimi anni ha condotto il TG3, ma qui oggi a bordo del Dufour 48 Catamarans soprattutto è una master sommelier, ovvero sia una persona che è specializzata in vino e sarà proprio lei che ci guiderà in questo meraviglioso mondo delle bollicine, dei vini bianchi e dei vini rossi portati in barca. E adesso però dobbiamo andare a prendere il vino? Certamente, adesso andiamo a prendere il vino che poi vi mostreremo e di cui parleremo. Andiamo quindi a Capalbio, a poco più di 100 km a sud da qua, dove mi hanno detto che troveremo un tempo stupendo, e andiamo nell'azienda che si chiama La Vigna sul Mar, per cui è anche qualcosa che ha a che fare appunto con le barche. Seguitemi. Massimo, eccoci qua. Come stai? Buongiorno, ben arrivato, benissimo, grazie. Siamo venuti a prendere i vini per la nostra barca. Bene, lui è molto Massimo felice. Masini, è il titolare di questa splendida azienda vitivinicola che sta qui in Maremma, Vigna sul Mare. È un posto ideale per fare il vino?
Secondo noi sì, l'abbiamo scoperto una ventina d'anni fa e ci siamo trovati benissimo adeguati a questo territorio meraviglioso che aveva questi due aspetti fondamentali, i vigneti, la campagna sul mare, perché siamo a 4 chilometri dall'acqua. Qual è il legame che tu hai col mare? Ma è un legame importante perché da sempre sono un appassionato di mare, di barca, infatti ho scelto questa zona perché ha situazioni marittime fantastiche, un porto importante che ha la galera, però mi permette di stare nei vigneti, in pochi minuti posso salire fra le colline Perché, e fra i vigneti. diciamoci la verità, in barca senza vino non è proprio cosa. Non si può stare. Tu hai già preparato i vini per noi? Assolutamente sì, sono già stati caricati in automobile e quindi sono pronti per questa avventura. Benone, grazie. Vedo dei vigneti meravigliosi. Quanti ettari abbiamo? Che vigneti ci sono? È un'azienda, piccola azienda artigianale, biologica, dove tutto viene fatto a mano, la raccolta a mano, 4 volte viene selezionata l'uva e ancora la manteniamo come una volta, è tutta palificata in legno di castagno, quindi la vendemmia è manuale e c'è un grande amore e rapporto diretto col territorio da parte anche delle persone che per noi lavorano. L'azienda poi è votata anche all'arte, è molto vicina all'arte per tanti motivi, sia familiari che perché il vino è veramente un prodotto artistico. Assolutamente, il vino è arte e io qui ho riunito un po' le passioni di famiglia che sono l'arte e il vino. Mio padre era uomo d'arte, artista, pittore e qui ho riunito un po' le due cose, ma soprattutto Cappalbio è un territorio che ci ha permesso veramente di sviluppare anche un discorso artistico, tant'è che tutti gli anni viene fatta questa arte vino e ospitiamo un artista a ogni azienda agricola, uno scultore fra le vigne. E questo è un aiuto, l'arte aiuta il vino aiuta l'arte. E oggi è anche una giornata un po' particolare, voi presentate qualcosa di nuovo che è legato all'arte, giusto? Assolutamente sì. Oggi viene presentato un nuovo metodo classico che abbiamo deciso di fare con il vermentino e verrà presentata l'ultima bollicina metodo classico che sarà vermentino in purezza e quindi vengono un po' tutti i ristoratori del territorio a sperimentare questa nuova iniziativa. Allora Massimo, grazie mille, grazie di tutto, adesso noi andiamo in barca e così cominciamo a prendere confidenza con questi meravigliosi vini. Perfetto. Grazie. Vi ringrazio della visita in cantina, spero di riuscire a bere anche un calice di vino con voi in barca. A presto! Benissimo, iniziamo. Allora, iniziamo con qualche domanda, con delle mie curiosità che io ho, va bene? Sì. Allora, a me il vino piace, io non ci capisco molto, ma il vino sinceramente mi piace. Quando arrivo il pomeriggio dopo una bella veleggiata, devo dire che mi fa molto piacere. Il mio problema è come lo mantengo a bordo. Io so che il vino ha tutta una serie di nemici che sono... Sicuramente le alte temperature, l'aria, il rumore e il movimento, la stabilità. Perfetto. E quindi bisogna trovare nella barca un posto dove il vino può riposare e non ha troppi stress. E per quanto riguarda le temperature, l'ideale è avere la cantinetta frigo. Perfetto, solo che io la cantinetta a frigo me la posso permettere su barche di queste dimensioni, ma su un 40 piedi mi rimane molto difficile poter andare a mettere una cantinetta. Inoltre, anche su barche di queste dimensioni o anche più grandi, la cantinetta può portare 12, 24, 36, 48 bottiglie, ma più di quello diventa Beh, certo, considerando che in una barca dove ci sono 10 persone 5-6 bottiglie al giorno si bevono e quindi per una settimana no, una cantinetta non basta. Non quindi basta, tu che sei tecnico devi sapere dove mettere le bottiglie affinché non abbiano stress. In barca l'unico posto dove io ho una temperatura che non dico costante ma che subisce meno sbalzi è la sentina. Perché la sentina? Perché la sentina della barca sta sotto la linea di galleggiamento. Quindi in quel punto lo scafo è circondato dall'acqua di mare e l'acqua di mare ha la caratteristica di mantenere la sua temperatura. Durante il giorno non cambia temperatura, anche durante la notte non cambia temperatura. Per cui se il vino è in sentina subirà molto di meno gli sbalzi di temperatura che se casomai lo metto in dinette o la cassa la metto sotto il tavolo. Che ci sono delle aziende che fanno affinare le bottiglie a 30 metri sotto l'acqua. Ah sì? Sì.
proprio sotto l'acqua, Sì, in dici, acqua, proprio sì, sì. a 30 metri di profondità. Beh, Sì, certo, fanno perché lì le non hai casse. luce, non hai rumore e la temperatura è assolutamente costante. Assolutamente. Benissimo, per cui lo vado a mettere in sentina. L'unica cosa che la sentina non mi permette di avere è il silenzio, perché a meno che io non sia un velista puro, che il motore non lo accendo per nessun motivo al mondo, chiaramente come voi accendete il motore, lì ci sarà rumore e ci sarà anche un po' di vibrazioni, Sì, ma tutto è non si vero, può avere. tutto non si può avere, ma soprattutto diciamo che queste bottiglie non è che resteranno mesi in sentina, Certo. probabilmente nell'arco di una settimana. Una settimana, massimo due, Sono abbiamo finite. spazzolato, Esatto. abbiamo spazzolato tutto. Perfetto, per cui abbiamo sistemato il vino a bordo. Ora, l'altra domanda che ti faccio invece è, io a pranzo con gli amici o a cena bevo 2, 3, 4 bottiglie e solitamente me ne rimane una a metà. A me scoccia buttare quella, quella metà non bottiglia. si butta mai ok? il vino. Posso Un peccato conservarla in mortale. qualche maniera senza che Certo si lo puoi rovini? conservare. Allora guarda, sicuramente se tu, cioè, non passeranno tante ore tra il pranzo e poi il momento della cena, quindi una bottiglia la puoi tranquillamente ritappare con il suo tappo di sughero. In alternativa, che certamente è la cosa migliore, ci sono dei tappi che tolgono l'aria e quindi il vino non si ossida perché non rimane a contatto con l'aria. Sono dei tappi particolari che carino. tolgono l'aria. Molto carino, questa cosa non la conoscevo. Sì. Ultima cosa invece, il servizio. Tu prima mi parlavi che ho dei problemi nel servizio del vino. Beh, diciamo, allora, già nel momento in cui versi il vino nel calice, il vino sale, la temperatura del vino sale di 2 gradi. Quindi poi se lo porti da una temperatura di 10-12 gradi, quello che è del frigorifero, la cantinetta, a tavola in un'estate dove ci sono anche i 40 gradi, chiaro che là il passaggio è... Quindi l'ideale è avere una glassette a tavola come questa, dove metti il ghiaccio, oppure quelle che mantengono la temperatura del vino perché hanno un intercapedine. E quelle non che c'è bisogno mantiene- che io le metto in frigorifero, no? No, Perfetto, perché benissimo. mantengono la temperatura della bottiglia. Perfetto, ottimamente. Per cui io in qualsiasi barca, anche su un 7 metri, io posso avere una glassette perché occupa pochissimo spazio. Il problema casomai che ci può essere è che devo avere anche un freezer per fare il ghiaccio, ma come mi ha detto Floriana, se non ho la possibilità di avere ghiaccio a bordo, mi compro una glassette con il... Oppure c'è io lo chiamo la mutanda, non è per me adatto, sono dei guanti che si mettono intorno, sì, che l'ho metti visti. in freezer, li fai ghiacciare, poi li metti intorno alla bottiglia e quelli insomma ti mantiene la mantengono. temperatura. Sì. Perfetto. La mutanda della bottiglia. L'ultima cosa è che se, come io verso il vino, questo sale di 2 gradi, ne devo tenere conto quando lo metto in frigorifero, per cui se io voglio gustare il vino a 10 gradi devo sapere che in frigorifero deve stare a 8 gradi, perché quei 2 gradi li perdo immediatamente. Nel momento in cui lo metto nel bicchiere 2 gradi mi scompaiono e mi sale la temperatura. Bravo, stai cominciando a imparare, eh? Certo, forse lavorare con te. Non ci rimane che bere però, diciamo. Sì, ma però se andiamo avanti così io divento alcolizzato, per cui con calma. E poi invece proprio per parlare del bere, io adesso mi sposterei sul fly, che è un altro bel posto della barca, e lì invece parliamo del Dove bere. si fanno gli aperitivi? Dove si fanno gli aperitivi. Andiamo. Alla Vigna sul Mare era tutta un'altra temperatura. Diciamo che a Capalbio il sole splendeva, oggi splendeva. qua è una giornata un po' invernale. Abbiamo fatto poco più di 100 km e siamo passati dal sole e una temperatura stupenda a un'atmosfera pienamente invernale che poco si addice a quello che stiamo facendo. Ma noi facciamo finta di stare in rada in piena estate. Allora, con 40 gradi. perfetto, ottimo. Cosa porto a bordo? Qual è il vino migliore da portare a bordo? Il vino migliore è quello che ti rinfresca naturalmente, no? Quindi noi qui abbiamo 3 tipologie di vino, abbiamo un bianco fermo, un rosé spumantizzato e un rosso. Ora, questo rosso è un ottimo rosso, è un blend di 3 vitigni che sono alla Vigna sul Mare, sono Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Syrah. È un vino importante, un vino che ha fatto legno, ha fatto tonneau, ha fatto barrique, quindi è un vino corposo. Forse con 40 gradi di caldo d'estate io non sarei tanto dell'avviso di portarlo in barca. Vini rossi si possono sicuramente bere, ma sono vini
più leggeri, sono vini di pronta beva che puoi servire anche un pochino più freschi e che si possono accompagnare a dei pesci in guazzetto, per esempio, dei pesci un po' grassi, degli scorfani, insomma dei pesci, una cucina saporita, ma comunque che deve sempre tener conto dei 40 gradi che ci sono d'estate. Certo, perché voi considerate che su una barca come questa, un grande catamarano che ha l'aria condizionata, si può cucinare di tutto. Infatti solitamente hanno l'hostess, se non addirittura lo chef, che cucinano per voi qualsiasi cosa volete. Ma su una barca normale, su un monoscafo, un 40, un 42 piedi, anche un 45 piedi, l'aria condizionata difficilmente c'è. Giusto adesso cominciano ad arrivare qualche barca con l'aria condizionata. Quindi andare a fare una cucina complessa, elaborata in una barca così, vuol dire tirare su tantissimo la temperatura. Poi quando la sera si va a dormire diventa un problema, quindi la cucina deve tenere conto di questo, deve essere una cucina leggera e soprattutto veloce. Allora, per questo tipo di cucina che vino portiamo? Dei vini freschi, quindi con una bella acidità, una bella sapidità che ti stimolano la bocca. Però ti faccio una domanda: qual è il momento che tu prediligi per assaporare un bel calice? Risposta facilissima. Finito di veleggiare, arrivato a sera, ho dato fonda, sono in rada, mi metto in pozzetto un calice di vino e uno stuzzichino. Sono l'uomo più contento Quindi diciamo del mondo. che E ti dirò di è più, l'aperitivo? È l'aperitivo, ti dirò di più che per me l'aperitivo è più importante della cena, perché io lì il vino proprio me lo gusto, perché c'è solo lui. Perché poi è un invito, no? È un invito alla cena l'aperitivo, giusto? Va bene, allora io per aperitivo, che visto il momento della giornata, che è un momento di leggerezza, di allegria, di euforia, io proporrei delle bollicine che comunque fanno sempre allegria. E noi qui abbiamo questa splendida bottiglia di rosé. Non è un metodo classico, è un metodo Martinotti, quindi fa la seconda fermentazione sempre in acciaio, però è un vino molto fresco, con una bella sapidità, è un blend di Syrah, Cabernet Sauvignon e Sangiovese ed è piacevolissimo. Tu lo stai Infatti bevendo? è molto buono. Sentiamo un pochino. Non mi chiedere di più perché sai non è il mio campo, non è il mio campo. Beh, Però è veramente molto buono. Intanto scusami, guarda già il colore che bello che è un rosa tenue, un rosa antico, molto bello, no? Già questo ti mette allegria? A me piace molto. A me piace molto. A me non piace molto. Vabbè, per cui... Andiamo alla cena. La cena, naturalmente abbiamo delle pietanze legate al mare, oppure dei formaggi freschi, delle verdure. Tendenzialmente prenderei un vino bianco. Quindi secondo me un buon vermentino, questo è un vermentino in purezza, che vuol dire che viene da un solo vitigno, in questo caso appunto il vermentino toscano, perché la famiglia dei vermentini sono parecchi, c'è il vermentino ligure e il vermentino sardo, quindi sono tutte zone di mare e questo secondo me accompagna benissimo le pietanze che si fanno in barca durante l'estate, anche perché sappiamo appunto delle alte temperature, va servito freddo, ha una bellissima freschezza che è piacevole come accompagnamento. Questo è uno dei vini che io posso portare in barca, certo. oltre al vermentino che altro posso portare? Come vitigni bianchi noi abbiamo, l'Italia è ricchissima, siamo il paese con maggiori vitigni autoctoni, quindi puoi andare dal greco di tufo, appunto il vermentino, il sauvignon, lo chardonnay, insomma ce ne sono tantissimi. Quello che io penso è che serve comunque un vino, è piacevole un vino fresco, che non è un vino, anche i vini bianchi possono essere un po' impegnativi, possono fare il passaggio in legno, quindi io penso che sia meglio avere un vino, questo per esempio ha fatto solo acciaio, non ha fatto legno, quindi mantiene i sentori varietali, cioè quelli del vitigno con cui ha fatto. Poi un giorno faremo che io ti spiego la terminologia nautica, velica più che altro, e tu mi spieghi la terminologia. No, quella del vino dai, è più facile, varietale, lo capisci, il sentore varietale. Va bene. E con questo io spero che vi abbiamo fatto una piccola panoramica di quello che è il vino in barca, di come si può mantenere il vino in barca e di quale vino scegliere per accompagnare le nostre serate d'estate. Ringrazio Floriana Bottelli, grazie Floriana per la consulenza che ci ha voluto prestare e ringrazio Marina Yacht Sales e Marina Yacht Charter per averci messo a disposizione
questa imbarcazione che fa parte della loro flotta, e ringrazio chiaramente anche voi per l'attenzione che ci avete prestato. Con questo vi do appuntamento alla prossima puntata del Vino in Barca e al prossimo video di SVN Solo Veranet.